Negli ultimi anni, nelle discipline che studiano gli oggetti, e quindi principalmente per esempio la museologia o l'archeologia, ma anche la sociologia, in quanto studia il rapporto fra gli oggetti e gli esseri umani, si è diffuso e si sta sempre più diffondendo un concetto che è quello della biografia dell'oggetto. È come pensare che gli oggetti siano dotati di più vite, perché se ci pensiamo, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti antichi, abbiamo una prima vita che può essere considerata quella nella quale l'oggetto è stato prodotto, è stato utilizzato, è stato poi abbandonato magari, è stato ritrovato e riutilizzato da qualcuno, per essere poi definitivamente abbandonato e dimenticato sotto strati di terreno. Una seconda vita dell'oggetto è quella che inizia nel momento in cui l'oggetto viene ritrovato. Per questo motivo lo scavo archeologico è il punto di contatto fra la prima vita degli oggetti e l'inizio della loro seconda vita, quella in cui gli oggetti entreranno magari a far parte di una collezione museale o di una collezione privata e dovranno essere restaurati e studiati. Per questo motivo lo scavo archeologico è stato inserito all'interno della mostra Archeologia Invisibile per poter spiegare proprio da dove vengono gli oggetti e dove andranno a finire. Uno degli elementi più importanti dello scavo archeologico è sicuramente il contesto. Il contesto non è soltanto l'insieme degli oggetti ritrovati in un luogo e quindi la posizione nella quale questi oggetti sono stati rinvenuti, ma è anche determinato per esempio dalle caratteristiche fisiche dello strato di terra nel quale gli oggetti sono contenuti e quindi la consistenza, il colore e il contenuto di questi strati. Tradizionalmente negli scavi archeologici la documentazione del contesto avviene attraverso l'uso della fotografia e dei disegni. Quindi uno strato, prima di essere rimosso, deve essere fotografato con una scala metrica e delle indicazioni che ci dicano il punto di presa della fotografia e deve essere disegnato. Questo per quanto riguarda lo scavo tradizionale. È questa anche la tecnica che veniva utilizzata per esempio dalla squadra della missione archeologica italiana all'inizio del Novecento. Le tecniche si sono molto evolute oggi e nella documentazione degli scavi archeologici in particolare si utilizzano nuove tecnologie, per esempio tecniche come la fotogrammetria. La moderna tecnica fotogrammetrica ci permette negli scavi archeologici di documentare con precisione ogni singolo strato. Non solo, ci permette anche di ricostruire dei modelli tridimensionali di tutte le superfici, di tutti gli strati che vengono scavati, riprodurre dei modelli tridimensionali degli oggetti ritrovati durante lo scavo, ma anche per documentare dei singoli contesti, oppure l'intera superficie dello scavo. Essendo lo scavo archeologico per sua stessa natura distruttivo, è come se rappresentasse un esperimento che non è possibile ripetere. Con l'utilizzo della fotogrammetria, invece, è possibile preservare tutte le informazioni relative alla stratigrafia di uno scavo e in questo modo quasi ripetere virtualmente lo scavo stesso.